Hai mai scoperto un segreto che ha cambiato tutto? Immagina di vedere tua moglie rientrare a casa in piena notte, vestiti sgualciti, un profumo che non è il tuo. Capisci all'istante la verità. Ma cosa fai dopo? Crolli o ribalti il gioco? Io ho scelto la seconda opzione e ho trasformato il suo tradimento nella sua rovina. E credimi, non era pronta per quello che sarebbe successo dopo. Resta fino alla fine, perché la mia vendetta è qualcosa che non hai mai visto prima. Hai mai avuto quella sensazione nello stomaco? Quella che si attorciglia e si stringe come un campanello d'allarme che non riesci a spiegare? Quella notte non era solo una sensazione, era una certezza assoluta. Ero seduto sul divano, stringendo il bicchiere di whisky, mentre guardavo l'orologio digitale sulla parete superare la mezzanotte. Era di nuovo in ritardo. Samantha? No, Mia. Quello era il suo nome ora. La donna che avevo sposato, quella a cui avevo promesso il per sempre, aveva iniziato a tornare a casa sempre più tardi. Riunioni di lavoro, drink con le amiche, commissioni dell'ultimo minuto, scuse avvolte nella seta e consegnate con un sorriso perfetto. Non ero stupido. Notavo la cura extra che metteva nel suo aspetto prima di uscire, il profumo che non metteva mai per me, i messaggi a cui rideva e cancellava in fretta quando sbirciavo. Il modo in cui girava lo schermo del telefono a faccia in giù ogni volta che era vicino a me. E stasera era stata disattenta. La porta d'ingresso cigolò mentre si apriva e lì c'era mia moglie, barcollando dentro casa come una sconosciuta. I suoi capelli, una volta perfetti, erano arruffati, ciocche appiccicate alla pelle umida. La sua camicetta era stropicciata, fuori posto. Sulla gonna un'impronta di mano sfocata, come il fantasma di un tradimento. E poi l'insulto finale, una lieve umidità appiccicosa sulle cosce. Mi bloccai. Il profumo di un dopobarba economico nell'aria, né mio né suo, il suo. «Ehi, amore», biascicò, a malapena in grado di stare in piedi. Sentii il mio cuore martellare nel petto. «Amore». La parola scivolò fuori dalla sua bocca con tanta naturalezza, come se non avesse appena venduto la mia fiducia per qualche ora di piacere. «Di qualcosa, chiedi le spiegazioni, costringila a parlare». Ma non lo feci. Guardai mentre inciampava nei suoi stessi piedi, si appoggiava al muro per sostenersi, sbattendo le palpebre come se fossi solo un pezzo di arredamento. Inspirai profondamente, le dita serrate in un pugno. Mia era troppo ubriaca per inventare scuse. Il rossetto sul colletto non era il suo, il morso sotto l'orecchio troppo fresco per essere ignorato. Eppure mi guardò dritto negli occhi e rise. «È stato solo una volta», mormorò, con un singhiozzo. «Una volta». Non sapeva che avevo già le prove. Foto, messaggi, un nome. L'uomo che l'aveva toccata, marchiata, distrutta. Il suo nome era Adam e la sua vita stava per bruciare insieme alla mia. Non parlai, non una parola. Solo la fissai. Mia sbatté le palpebre, come se facesse fatica a capire perché non stavo dicendo nulla. Probabilmente si aspettava rabbia, forse urla, una lite, o che implorassi la verità. Ma io la verità già la conoscevo. Invece le presi il braccio, fermo ma senza farle male, guidandola verso la camera da letto. La sistemai nel letto, le coprii il corpo con la coperta come se fosse ancora mia moglie. Poi me ne andai. Il suo respiro leggero riempì il silenzio dietro di me, ignara, incurante, come se non avesse appena distrutto tutto. Mi versai un altro drink e questa volta non mi fermai al primo. Rimasi seduto nel buio, il whisky che bruciava in gola, fissando le prove che avevo raccolto. Screenshot dei loro messaggi, le sue mani su di lei in una foto sfocata fuori da un bar. Uno scontrino di un hotel che non avevo nemmeno notato prima. Questo non era un errore. Non era uno scivolone da ubriaca. Era un'abitudine. Non ero solo un uomo tradito. Ero un uomo che era stato preso in giro. E questo cambiava tutto. Sua moglie aveva il diritto di sapere. Guardai il telefono, le dita sospese sopra lo schermo. Si chiamava Charlotte.
Una donna bellissima, a giudicare dalle foto sui social, elegante, raffinata, tutto ciò che un uomo come Adam non meritava. I loro figli sorridevano in una foto delle vacanze, una famiglia perfetta, proprio come pensavo fosse la mia. Trovai il suo numero. Non esitai. Il telefono squillò una volta, 2, poi rispose. Pronto? La sua voce era calda, fiduciosa, ma stava per cambiare. Charlotte, dissi con tono controllato, dobbiamo vederci. Riguarda tuo marito. Silenzio. Un silenzio così denso che potevo sentire il battito del mio cuore. Chi parla? Un uomo che sa esattamente cosa sta facendo tuo marito alle tue spalle. E proprio così il gioco cambiò. Incontrai Charlotte in un caffè tranquillo, scegliendo un tavolo in un angolo appartato, dove nessuno avrebbe potuto sentirci. Quando entrò, vidi che non si aspettava di trovarmi lì. Forse si aspettava una ex amante di suo marito, forse una bugiarda. Quello che non si aspettava era me, il marito dell'amante di suo marito. I suoi occhi incontrarono i miei. Perché mi hai chiamata? Feci scorrere il telefono sul tavolo. Lo schermo si illuminò con i messaggi, le parole di suo marito, le risposte di mia moglie. Ogni piccolo sporco segreto. La guardai mentre scorreva con il dito tremante. Le sue unghie perfettamente curate si conficcarono nel palmo della mano. Il suo respiro si fermò. Poi lacrime, crude, inarrestabili, devastanti. Mio Dio, sussurrò. Da quanto? Inspirai profondamente. Almeno 6 mesi, forse di più. Charlotte non era una donna debole. Si asciugò le lacrime, si raddrizzò e poi fece qualcosa che non mi aspettavo. Reese, non per divertimento, ma per amarezza. Quel figlio di... sussurrò, quel bugiardo arrogante. E in quel momento avevo un'alleata, non per vendetta, ma per giustizia. Adam e Mia si erano divertiti. Ora toccava a noi. Charlotte aveva accesso a tutto. Conti bancari, viaggi, password. Io avevo tempo, pazienza e rabbia. Non ci saremmo limitati a smascherarli. Li avremmo distrutti. Charlotte partì subito con un avvocato divorzista e un'indagine finanziaria. Fece in modo che Adam non avesse più accesso ai suoi soldi. Io invece avevo un altro piano per Mia. Doveva provare sulla sua pelle ciò che avevo provato io. La mattina successiva preparai la colazione, il suo piatto preferito. Mia entrò in cucina barcollando, gli occhi ancora gonfi per i postumi di una sbronza che si meritava. Si fermò sulla soglia, esitante nel vedermi calmo e composto. «Hai fatto colazione?» mormorò. Sorrisi, mentendo. «Sì, pensavo che forse dovremmo parlare». Il suo labbro tremò, un lampo di speranza nei suoi occhi. E quello fu il mio primo assaggio di vittoria. Credeva che fossi ancora dentro, che stavo per perdonarla, ma il perdono non era mai stato un'opzione. Passai la settimana successiva interpretando il ruolo del marito perfetto. La ascoltavo, la confortavo, fingevo persino di credere alle sue scuse. Ma piantavo un seme. Piccoli commenti, frecciate sottili, dubbi. «Sei sicura che sia stato solo una volta?» Mia sussultò. «Sì, certo». «Strano, non sembri nemmeno più colpevole». La paranoia iniziò a insinuarsi in lei. E la parte migliore? Non aveva idea di cosa sarebbe successo dopo. Decisi di muovere la mia mossa. Dissi a Mia che avevo una cena di lavoro. Invece portai Charlotte nello stesso bar dove Mia e Adam avevano tradito. Mi assicurai di essere visto. L'amica di Mia era lì, il testimone perfetto. Mi avvicinai a Charlotte, le sussurrai qualcosa all'orecchio, appena abbastanza forte perché ci sentissero. «Assicurati che lo sappia». E lo venne a sapere. Quando tornai a casa, Mia era lì ad aspettarmi. Lacrime, rabbia, un vero e proprio crollo emotivo. «Come hai potuto?» urlò. Inclinai la testa. «Come ho potuto?» Feci un passo avanti, abbassando la voce in un sussurro cupo. «Intendi? Come ho potuto tradirti?»
Il suo viso impallidì. Come ho potuto entrare in un bar, scegliere qualcun altro e lasciarmi toccare nello stesso modo in cui tu hai lasciato che lui ti toccasse? Il respiro le si bloccò in gola. Ora capiva. Finalmente capiva cosa si provava. Ma quello era solo l'inizio. Mia pensava di conoscere l'umiliazione. Pensava di aver provato vergogna, rimorso e paura. Non aveva idea. Quella notte, dopo il suo drammatico crollo, si rannicchiò sul letto. Occhi rossi, corpo tremante, mi guardava come se fossi un estraneo. «Perché?» sussurrò. Sorrisi con freddezza. «Vuoi sapere perché ti ho tradito?» Il suo respiro si spezzò. Scosse la testa violentemente. «Non è andata così. Tu l'hai fatto solo per ferirmi». Mi presi il mio tempo. Sbottonai i polsini, li arrotolai lentamente, assaporando il momento. «E dimmi, Mia, cosa pensi di avermi fatto tu?» Sussultò. Mia voleva una reazione. Urla, suppliche, persino violenza. Ma io ero calmo, e questo la spaventava più di qualsiasi altra cosa. Inspirò bruscamente. «Non è la stessa cosa». I miei occhi si fecero freddi. «Hai ragione, non lo è». Mi avvicinai, la voce gelida come il ghiaccio. «Perché, a differenza tua, io mi sono assicurato che tu lo sapessi». Si spezzò, singhiozzava, il corpo scosso dai tremiti, le mani chiuse a pugno. «Hai rovinato tutto!» urlò. Scossi la testa. «No, Mia». Mi raddrizzai, sistemandomi le maniche. «Sei stata tu, e questo era solo il primo passo. Il secondo, assicurarmi che tutti lo sapessero. Avevo aspettato abbastanza. Mia aveva passato mesi a mentirmi in faccia, a ingannarmi, a farmi passare per uno stupido. Era giusto che il mondo vedesse chi fosse veramente. La mattina dopo misi in moto il mio piano. La sua famiglia organizzava una grande cena. Genitori, fratelli, amici avevano invitato entrambi. Probabilmente speravano che l'avrei perdonata. Accettai. Mia si illuminò di speranza, ma avrebbe dovuto sapere che non era finita. Arrivai per primo. Salutai tutti con un sorriso. Mi comportai come il genero perfetto. Poi posai il telefono sul tavolo. «Prima di iniziare a mangiare», dissi, «c'è qualcosa che tutti dovrebbero sentire». Con un solo tocco, la voce di Mia riempì la stanza. «Non significava niente. È successo solo una volta. Mi dispiace». Silenzio. Gelo. Mia rimase bloccata sulla soglia, il viso senza colore. Sua madre si coprì la bocca, sconvolta. Suo padre si alzò così di scatto che la sedia stridette sul pavimento. Mia si lanciò verso il mio telefono, ma lo allontanai. «Fred, ti prego», supplicò. Inclinai la testa, fingendo confusione. «Cosa c'è, Mia? Non vuoi che lo sappiano?» Lei tremava. Poi, come un domino perfetto, lasciai cadere ogni prova. Screenshot, ricevute d'albergo, messaggi tra lei e Adam. Suo padre sbatté il pugno sul tavolo. «Mia, che diavolo significa tutto questo?» Sua madre iniziò a piangere. I suoi fratelli la guardarono con disgusto e Mia crollò in ginocchio. «Bastardo», sussurrò, tremante. «L'avevi pianificato?» Mi accovacciai accanto a lei, sussurrandole all'orecchio. «Sì, così come tu hai pianificato di tradirmi?» Mi alzai e me ne andai. E Mia dovette restare e affrontare le macerie. Da sola. Pensava fosse finita lì. Pensava che avessi giocato la mia ultima carta. Si sbagliava. Non mi sarei limitato a umiliarla. L'avrei privata di tutto. Primo, l'appartamento. L'avevamo comprato insieme, ma a chi era intestato? A me. Cambiai le serrature. Feci i bagagli con le sue cose. Gliele mandai a casa dei suoi genitori. Secondo, i soldi. Avevo sempre gestito i nostri conti. Non l'avrei lasciata in miseria, ma di certo le avrei fatto capire cosa significava essere sola. Bloccai le sue carte di credito.
Spostai i risparmi sul mio conto personale. Mia dovette ricominciare da zero. E la ciliegina sulla torta? Rovinare Adam. Charlotte aveva già avviato le pratiche di divorzio. Io feci in modo che perdesse tutto: il suo lavoro, la sua reputazione. Da uomo d'affari rispettato a qualcuno costretto a elemosinare lavori freelance. E proprio così Mia e Adam stavano affondando, esattamente come meritavano. Mi aspettavo che Mia sparisse dopo tutto questo, ma invece si presentò alla mia porta, disperata. «Brad», sussurrò, tremante per il freddo, «ti prego, non ho un posto dove andare». La fissai. Questa donna, che mi aveva chiamato noioso, prevedibile, sacrificabile, ora stava supplicando me. Avrei dovuto godermi il momento, ma dentro di me sentivo solo il vuoto. Avrei dovuto sentirmi soddisfatto, vederla lì, spezzata, supplicante, dopo tutto quello che mi aveva fatto. Ma tutto ciò che provai fu un'immensa indifferenza. «Avresti dovuto pensarci prima», dissi freddamente, «prima di gettare tutto via». Le lacrime iniziarono a scorrere sulle sue guance. «Farò qualsiasi cosa», singhiozzò. Per un breve istante mi chiesi se fosse davvero sincera, se fosse disposta a umiliarsi, a strisciare, a fare di tutto per restare nella mia vita. Ma la verità, non la volevo più. Non era più la donna che avevo amato, era solo l'ombra di ciò che era stata. Mi avvicinai, mi chinai verso di lei e le sussurrai le mie ultime parole. «Non ti perdono». Poi le chiusi la porta in faccia. Mia rimase lì, in piedi davanti alla mia porta, le lacrime che le rigavano il viso. «Brad, ho fatto un errore», singhiozzò. «Ti prego, dammi un'altra possibilità». La sua voce si spezzava, tremante. Pensava che fossi lo stesso uomo che aveva tradito. Quello debole, quello che sarebbe crollato davanti alle sue lacrime e alle sue suppliche. Ma non lo ero più. Incrociai le braccia, la fissai dall'alto, come se fosse una perfetta sconosciuta. «Ti senti?» chiesi, la voce gelida. Il suo corpo tremava. «Io...» balbettò, incapace di trovare le parole. Scossi la testa, un sorriso amaro sulle labbra. «Mia, non stai piangendo perché ti penti». Feci una pausa, lasciando che le mie parole la colpissero come un coltello. «Stai piangendo perché hai perso». Il suo viso si contorse dal dolore. «Perché Adam non ti ha scelta». Le sue lacrime si fecero più fitte. «Perché ora non hai più niente». La vidi crollare, distrutta. «Io ti amo», sussurrò, come se quelle parole potessero cancellare tutto. Un'amara risata mi sfuggì dalle labbra. Amore? Voleva davvero parlare di amore? Dopo averlo buttato via per qualche notte di piacere? Scossi la testa. «No, Mia». «Non ami me, ami quello che ti davo». Mi avvicinai ancora di più, lasciandola soffocare sotto il peso del mio sguardo. «Hai perso il diritto di pronunciare il mio nome», sussurrai, «la notte in cui hai lasciato entrare un altro uomo nel nostro letto». Lei singhiozzò, il corpo scosso dai tremiti. «Te ne devi andare», dissi, la voce priva di ogni emozione. «Vai a piangere da un'altra parte». E senza aspettare una risposta, chiusi la porta. Mi aspettavo che si sarebbe rifatta una vita, che avrebbe trovato un altro uomo pronto a raccogliere i pezzi, che avrebbe cercato di dimenticare. Ma invece continuava a provarci. Messaggi, chiamate, email. Si presentava persino sul mio posto di lavoro. Ignorai ogni singolo tentativo, fino al giorno in cui ricevetti il suo ultimo messaggio. «Voglio solo parlarti un'ultima volta». Esitai, non perché mi importasse, ma perché volevo vedere fino a che punto era caduta. Accettai. Ci incontrammo in un piccolo caffè, lo stesso in cui avevo distrutto il mondo di Charlotte. Mia era cambiata. Più magra, più fragile. Stringeva la tazza di caffè con dita tremanti. I suoi occhi si muovevano nervosi, come se avesse paura di essere vista. «Hai vinto?» sussurrò. Inclinai la testa. «Cosa?» Le sue labbra tremarono. «Non ho più niente».
Inspirò, la voce rotta. Né soldi né lavoro. I miei genitori non mi vogliono più in casa. Deglutì a fatica. La moglie di Adam ha preso tutto da lui. E lui chiuse gli occhi, un tremore nella voce. Neanche lui mi vuole più. Ovviamente no. Adam non avrebbe mai lasciato sua moglie per lei. L'aveva usata come un giocattolo e, quando tutto era crollato, l'aveva gettata via. Così come lei aveva gettato via me. Mi appoggiai allo schienale della sedia, studiandola. Era patetica, disperata. Mi guardava come se sperasse che la salvassi. Fammi indovinare, dissi con un sorriso freddo. Pensi che, se implori abbastanza, io ti riprenda? Le lacrime le riempirono gli occhi. Non rispose, ma il silenzio era già una risposta. Sospirai, scuotendo la testa. Mia, dissi, con calma glaciale. Non c'è più niente tra noi. Aprì la bocca per rispondere, ma la fermai subito. Non ami me. La sua gola si contrasse. Ami solo ciò che potevo fare per te. Mi sporsi in avanti, la mia voce un sussurro tagliente. E non sono più interessato a essere la tua ancora di salvezza? Il suo corpo si contrasse in un singhiozzo muto. Tirai fuori un biglietto da 100 euro e lo feci scivolare sul tavolo. Ecco, dissi, comprati un pasto caldo. È l'ultima cosa che avrai da me. Il suo respiro si fermò. Mi alzai, lasciandola lì. Uscendo dal caffè, provai una sensazione che non sentivo da tempo. Pace. Mia era finita. Charlotte aveva finalizzato il divorzio lasciando Adam senza niente. E io, per la prima volta dopo mesi, sentii di poter finalmente respirare. Ma non ero più lo stesso uomo. Avevo cambiato tutto. Un nuovo appartamento, una nuova vita, un nuovo inizio. Ma la parte migliore? Non mi importava più. Mia poteva marcire nei suoi errori. Adam poteva soffrire nella sua rovina. Non erano più un mio problema. E per la prima volta ero libero. Proprio quando pensavo che fosse finita, Mia fece qualcosa di inaspettato. Mi inviò un'ultima lettera. Nessun messaggio, nessuna chiamata. Solo un singolo foglio scritto a mano. Esitai prima di aprirla. La tentazione di buttarla via senza leggerla era forte, ma la curiosità vinse. Brad, non c'è nessuna scusa per quello che ho fatto. Non c'è modo di rimediare a ciò che ho distrutto, e ora lo so. Non ti supplicherò più. Non cercherò di contattarti di nuovo, ma avevo bisogno che tu sapessi che mi pento di tutto. Ho perso la cosa migliore che mi sia mai capitata, e la colpa è solo mia. Non merito il tuo perdono, ma spero che un giorno tu possa trovare la felicità, anche se non sarà con me. Mia. Rimasi a fissare la carta per qualche secondo. Poi la strappai in due. Non meritava il mio perdono, e non l'avrebbe mai avuto. Mia era sparita. Per la prima volta da anni. La sua presenza, le sue scuse, il suo veleno. Nulla di tutto ciò aveva più importanza. Pensavo che avrei provato qualcosa. Soddisfazione, rimorso. Forse persino il desiderio di sapere quanto in basso fosse caduta. Ma non provavo nulla. Uscendo dal caffè, sapevo che quel capitolo della mia vita era finalmente chiuso. E per la prima volta non mi voltai indietro. I mesi successivi furono dedicati a me. Non più vendetta, non più dolore, solo me stesso. Tornai ad allenarmi, ripresi in mano la mia vita, viaggiai. Incontrai nuove persone, mi riavvicinai a vecchi amici, comprai un nuovo appartamento, uno che non portava più i fantasmi del tradimento tra le sue mura, e giorno dopo giorno iniziai a vivere di nuovo. Non solo a esistere, a vivere davvero. Una sera mi ritrovai in un bar. Non per affogare i miei pensieri nel whisky, non per pensare a lei, solo per godermi il rumore di fondo della vita intorno a me. Ed è lì che la vidi. Una donna si sedette accanto a me, ordinando un drink con un sorriso sicuro. Non assomigliava per niente a Mia, non cercava di impressionare nessuno, non ne aveva bisogno. Si portava dietro un'aria di indipendenza, come se non dovesse rendere conto a nessuno. E quando i suoi occhi incontrarono i miei,
pieni di curiosità e non di aspettative, qualcosa dentro di me scattò. Sollevò un sopracciglio. Hai l'aria di uno che ha attraversato l'inferno. Sorrisi. Una risata mi sfuggì dalle labbra. Non hai idea. Lei inclinò la testa, con un sorrisetto intrigante. Beh, per tua fortuna, adoro una buona storia. E forse, solo forse, ero finalmente pronto a raccontarne una. Le stagioni passarono, il tempo andava avanti, e un giorno, mentre camminavo per la città, la vidi. Mia. Era seduta sola su una panchina del parco, fissando il nulla. I capelli arruffati, il viso stanco, più magra, persa, come se il peso delle sue scelte l'avesse completamente schiacciata. Doveva avermi sentito, perché i suoi occhi si sollevarono. E per un attimo, per un singolo secondo, i nostri sguardi si incrociarono. Qualcosa di indecifrabile le passò negli occhi. E poi distolse lo sguardo. Sconfitta. Non mi fermai. Non dissi una parola. Passai accanto a lei senza degnarla di un'altra occhiata. Perché per la prima volta Mia era solo un volto tra la folla. Non era più mia moglie. Non era più il mio passato. Era solo un'altra sconosciuta. E io ero finalmente libero. E così tutto è finito. Ma c'è una domanda che mi tormenta ancora. Ho fatto bene? Mia ha avuto ciò che meritava, ma mi chiedo: esiste una vera giustizia nel tradimento? Tu cosa avresti fatto? Avresti perdonato o avresti distrutto tutto come me? Scrivilo nei commenti. Perché a volte la vendetta è l'unica risposta.